Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Il Blue Energy Stadium farà sfondo alla gara di oggi, squadre con tanta qualità e speriamo lo spettacolo sia all'altezza. Con me in telecronaca, come sempre, c'è Lele Adani. EA TV vi porta a casa tutto lo spettacolo della Serie A in live. Si gioca tra Udinese e Napoli. Le squadre in campo, i tifosi sugli spalti, la cornice di questo splendido stadio. Ci sono tutti gli elementi per assistere a uno spettacolo di quelli che non ti fanno rimpiangere i soldi spesi per il biglietto. Con il numero 28 Solé, con il numero 32 Ekkelenkamp, con il numero 10 Nicolò Zaniolo e con il numero 9 Davis. Questa è la formazione di partenza dell'Udinese. 5-3-2 il modulo scelto dal tecnico, un assetto solo all'apparenza molto coperto. La presenza delle due punte davanti ci dice che non si limiteranno a difendersi e basta. Grazie pubblico del Blue Energy Stadium. Il tecnico si è spesso affidato al pressing nelle precedenti uscite, la tattica si è rivelata particolarmente efficace, soprattutto contro gli avversari che non sono troppo dotati sul piano del palleggio. I giocatori meno abili tecnicamente possono andare in difficoltà se aggrediti e il rischio di buttar via la palla aumenta ovviamente. Sì, in effetti potrebbe essere una delle chiavi del match. Comincia il match. Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Elmas, Karlström, Ekkelenkamp. Occhio al pallone interessante. Tengono palla con un possesso prolungato. Cercano il varco giusto per far male alla difesa. Ferma tutto e riconquista palla sulla tre quarti. È certamente fra i protagonisti del match, sa di avere i riflettori puntati addosso, ce la metterà tutta per dimostrarsi all'altezza. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Buona serie di passaggi. Ekkelenkamp. Guadagnano metri. Karlström. Lang. Azione che può farsi pericolosa. Cercato Højlund. Riconquista palla, ottima lettura. Ha capito tutto e ha interrotto un'azione che sembrava pericolosa. Adottano una tattica molto prudente fin qui. Può liberarsi del pallone. Cerca la parabola alta. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio.
Ekkelenkamp, Zaniolo, continuano a passarsi il pallone in attesa di un varco. Karlström, possibilità per Udinese. Zanoli, ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Rivediamo il replay del gol, perché ha optato per la soluzione più rischiosa: tocco morbido, portiere scavalcato e palla in rete. Spettacolo! Si riprende a giocare sul punteggio di 1-0. Elmas, Di Lorenzo, Napoli che si fa minaccioso. Giovanni Di Lorenzo, c'è il cross di Di Lorenzo, traversa, si salva il portiere, allontana questo pallone. Calcio d'angolo per il Napoli che cerca il pareggio. C'è il tocco corto. Nuovo possesso nella propria tre quarti, possono ripartire. Occhio a Zaniolo. Ottimo fin qui il giro palla per rallentare il gioco. Stanno vincendo e vogliono gestirla. Karlström. Ultimi giri di lancetta in questo primo tempo che volge a termine con la squadra di casa in vantaggio. Andare a riposo in vantaggio darebbe ancora più slancio alle loro ambizioni di successo, Pier, ma non penso proprio che la formazione avversaria starà a guardare. Devono mantenere alta la concentrazione e continuare a giocare a calcio, come hanno fatto finora, senza troppi calcoli. Lang, Olivera, McTominay avanza col pallone e c'è il pareggio del Napoli. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Poteva girare il portiere o scavalcarlo con un pallonetto. Alla fine, per non rischiare, ha optato per la soluzione di potenza, spedendo la palla in fondo alla rete con una gran botta. Finisce qui la prima frazione, squadre che fanno rientro negli spogliatoi. Sta disputando una prestazione non all'altezza, ma c'è ancora tempo. Molto sotto il suo rendimento abituale, impalpabile la sua presenza nella tre quarti offensiva. Deve entrare di più nelle azioni da gol se vogliono provare a vincerla. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45, gran equilibrio fin qui in campo. Zanoli, palla ben indirizzata, protegge bene il pallone col corpo, palla piena, avanzano della tre quarti avversaria. David Neres, Højlund porta palla a varie soluzioni, occasione per il vantaggio, attento qui il portiere che allontana.
Risultato che resta in parità. Ma incredibile come il portiere sia riuscito ad arrivare sulla conclusione di prima, sembrava battuto. Alessia che si è appena laureata. Complimenti Alessia. Karlström, occhio agli sviluppi, contrasto vincente, possono ripartire dopo aver recuperato palla nella propria metà campo. David Neres, Elmas, David Neres, fa su il pallone, fa ripartire l'azione. David Neres, Elmas, David Neres, ha trovato un bel corridoio. Punta l'area, può scegliere cosa fare. Elmas, palla con i giri giusti. Se la cava con questo tocco nonostante il pressing. Zanoli, c'è l'errore, palla regalata. Ha commesso un errore gratuito. Attenzione perché è pericoloso. Palla recuperata nei 16 metri, grande azione difensiva. Possono ripartire, attenzione. Ekkelenkamp, Karlström, Davis, Zaniolo, prova da lì, ottima parata, esce dal campo e arrivano inevitabili gli applausi del pubblico. Il numero 17, Mattias Oliveira. In campo con il numero 21, Matteo Politano. Il cross nel mezzo, palla regalata agli avversari. Ekkelenkamp, Karlström, continua il possesso palla. Il pubblico sembra gradire il prolungato giro palla, anche questo, soprattutto questo, fa parte dello spettacolo. Cerca il corridoio. Rachmani allontana il pallone. Politano, Matteo Politano, si abbassano concedendo campo alla formazione avversaria. Riconquistano la palla e possono attaccare e il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90°. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo! Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più! Rivediamolo questo gol, importantissimo, che potrebbe valere la vittoria ed è arrivato nel recupero. Vedremo se la formazione avversaria avrà il tempo ma anche la forza per reagire. Gara che riparte, un solo gol divide le due squadre, 2-1 il punteggio. Gara che finisce qui, brutta battuta d'arresto per la squadra di casa. Escono sconfitti. È colpa di questo gol arrivato nel finale. Evidentemente l'unica cosa che mi viene da dire è che si sentivano già al sicuro e hanno staccato la spina prima del tempo. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro.